Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche disponibili per l'autunno 2024. Ok, abbiamo la temperanza e la giustizia. Due carte di equilibrio, ragazzi. Promette bene, diciamo così. La temperanza in sé è una carta che parla di pazienza, di guarigione, di contatto con se stessi, e la giustizia è una carta che porta l'equilibrio. Parla anche di contratti molte volte e di regole. Si è già girata la carta della morte, io direi di lasciarla qui. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione, e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica che parla di chakra. Comunque voi aprite la tendina, lì ci sono vari link, magari qualcuno vi interessa, e poi se avete bisogno di informazioni mi mandate un'email. Allora, è già uscita la morte. Siccome stavo spiegando la giustizia e sono due carte che presuppongono tagli, l'ho mantenuta, l'ho tenuta, ok? Adesso andiamo a vedere qual è le altre carte, le energie disponibili, insomma. Diavolo. Re di bastoni. Sei di pentacoli, 6 di bastoni. E Papa, lo sapevo che sarebbe uscito il Papa. Ragazzi, tutta questa lettura sprizza potere personale da tutti i pori. Cioè, è come se quest'autunno fosse un momento dove finalmente questa giustizia arriva per compensare quello che vi è stato tolto, come questa sensazione. Adesso andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, quindi vi darò dei messaggi spot, così diciamo mano a mano che mi vengono, e dopo andremo a vedere l'amore, il lavoro e l'economia per il trimestre. Bene, partiamo da questa morte. Si parla di tagli, si parla di qualche cosa che viene lasciato indietro. È una carta che ci parla di sofferenza, e avendo anche la temperanza qui, sento che state un po' guarendo da questo taglio, da questo cambio. Andiamo a vederla. Abbiamo un 6 di coppe e un asso di denari, c'è proprio come il lasciare indietro. Per qualcuno si tratta di un sogno, per qualcuno si tratta di un seme che è stato coltivato, ma fondamentalmente c'è questa voglia di andare avanti. Andiamo a vedere il diavolo. Asso di bastoni e 7 di pentacoli. È come se qui venisse seminato qualcosa e qui si attendesse i frutti di questo seme. Diciamo che ci sono due assi, quindi sento proprio come se qualche cosa iniziasse. Io qui il diavolo, ragazzi, lo sento super positivo, sinceramente, perché mi parla proprio del potere personale, dell'agire. Diciamo che potrebbe anche parlare di qualche tentazione intima che vi arriverà durante il mese,
Adesso continuiamo e poi andiamo a vederlo nello specifico. Andiamo avanti con il re di bastoni, che è spiegato da un re di coppe. E un 8 di spade. Voglio una carta per questo 8 di spade. 7 di coppe. Ancora una. E 9 di coppe. Credo che qui ci sia un qualche tipo di questione legato a un ruolo. Da un lato volete quel ruolo, dall'altro sapete che dovete passare probabilmente per certi sacrifici, per certi tagli, per riuscire a raggiungere quel ruolo. Però vi dico, sento che è un periodo dove prenderete in mano il vostro potere personale, la gestione di una certa situazione. Per molti fa riferimento a questioni anche burocratiche, considerato che c'è la giustizia. Quindi si potrebbe regolarizzare una situazione magari che vi trascinate avanti da tempo, potrebbe essere proprio qualche tipo di contratto che riconosce il vostro potere personale come un movimento verso, ok, basta, adesso vi faccio vedere chi sono, una cosa per lo stile. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Regina di spade, molta determinazione, 7 di bastoni, molta intraprendenza, molta voglia di andare avanti, ma è perché vi state, in spagnolo si dice empoderando, in italiano è state prendendo il vostro potere personale, ok? Quindi è molto più facile in spagnolo. Comunque, sento un po' che il periodo è proprio, anche perché poi terminiamo con un 6 di bastoni, che è la carta del successo, del riconoscimento, e con il Papa. Il 6 di bastoni è l'arcano minore del Papa, perché parla appunto di qualcuno che viene riconosciuto davanti alla società. Parla di ruoli, parla anche di mediazione, quindi potreste magari finalmente diventare un mediatore o ehm, per qualcuno si tratta di finire qualche percorso di studi inerente alla crescita personale, la crescita spirituale, l'abilitazione ad aiutare gli altri, c'è come qualche abilitazione in tema spirituale qui che potreste riuscire a raggiungere o decidere di iniziare questo percorso. Perché sì, effettivamente abbiamo due assi, quindi per qualcuno si tratta di iniziare un nuovo percorso di vita ehm, che ovviamente si ripercuote anche sul lavoro. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Poi i vari esempi li vado a fare a breve, le varie casistiche. C'è come un qualche cosa per quello che è Re di Bastoni, che ha a che vedere l'uscire fuori, il farsi vedere, il farsi notare, l'aprirsi delle strade. Wow, un altro asso. Qui ragazzi, potrebbe essere una persona in particolare, eh, diciamo, il tema del periodo. Potrebbe essere una persona in particolare dalla quale abbiate bisogno di essere riconosciuti, se per caso state cercando qualche avanzamento sul lavoro, ma ho come l'idea che ce la farete. Non tanto da un punto di vista del sono bravo o brava a pianificare, organizzare, sono bravo nel mio lavoro, ma sento che la chiave per conquistare questa persona è toccarla dal punto di vista emotivo. Come, non lo so, soprattutto se avete questa attitudine spirituale, si tratta qui di entrare nelle grazie di questa persona con un dialogo, se vogliamo, su quello che sono i sentimenti, le emozioni, cioè è come se avessi bisogno di toccare certe corde di questa persona da un punto di vista emotivo per riuscire a fare breccia anche nella sua testa, per convincere, diciamo così, questa persona. Andiamo a vedere il Papa.
carro e cavaliere di bastoni, ma super wow! Movimento, riconoscimento, qui avete Papa e Giustizia, che sono carte di contratti, sono carte di riconoscimenti, sono carte che mi parlano di qualcuno che finalmente o acquisisce un ruolo o diciamo va allo scoperto per quello che riguarda la società. Allora, partiamo dall'amore e partiamo da chi è single. Ragazzi, qui devo dire che potrebbero esserci parecchie questioni in auge in quest'autunno. Qualcuno vedrà riapparire una storia del passato che si era proprio dimenticato, un ex, e vi dico che potrebbe ritornare a esserci una forte passione. Sento che le cose potrebbero essere diverse comunque adesso da come sono state nel passato. Se siete single e avete qualcuno in testa, qui ho la sensazione, ragazzi, che le cose potrebbero evolvere in questo autunno. Ci vuole il suo tempo perché avete sia la carta della temperanza che il sette di pentacoli, quindi no, cavaliere di pentacoli non ce l'avete, ok. Quindi è una cosa insomma che va sviluppata piano piano, però vedo che c'è una forte passione, una forte chimica, un buono scambio energetico. Io ti do, tu mi dai, non io ti do e tu prendi. Ehm, è come se si potessero creare in questo periodo le basi per una relazione di tipo concreto, non solo basata, che è interessante perché avete anche diavolo e papa. Io sento che non è solo basata sul sesso o sul facciamo qualche cosa insieme, ci facciamo compagnia e diciamo così, evitiamo di essere soli, no? Di sentirci soli stando insieme. È proprio una affinità da un punto di vista spirituale, da un punto di vista del con questa persona sto bene, mi nutre l'anima e via dicendo. Se siete in coppia, ragazzi, allora se la relazione è stabile, devo dire che ci sono i presupposti perché la relazione vada al passo dopo. Qui abbiamo il Papa. Il Papa molte volte fa riferimento al matrimonio, quindi al riconoscere davanti alla società quest'unione. C'è anche la carta della giustizia, quindi di contratti si parla. Siccome abbiamo giustizia e carro, ci potrebbe anche essere qualche tipo di contratto per uno spostamento, per magari comprare una macchina da usare in due o da comprare una macchina, cioè per comprare una macchina in più, cioè come l'idea che ci sia l'andare avanti. Vi dico, l'energia è molto positiva, è molto positiva. C'è anche come questa sorta di appagamento, di cui ci parla il 9 di coppe che andrete a raggiungere secondo me verso la fine del periodo, ma è vero anche che c'è questo 8 di spade. Credo che si possa lavorare su un maggiore equilibrio all'interno della coppia, questo sì. Per certi versi è ora di creare nuove regole all'interno della coppia. Poi vedo che comunque tutto sommato avete tre assi, quindi voglio dire tante iniziative, tante nuove idee, per qualcuno potrebbe esserci un nuovo hobby da coltivare in due e per qualcun altro invece si tratta di aprire un certo tipo di discorso per sì, per qualcuno il progetto è già fisico, per qualcun altro si inizia a parlare di questo progetto in coppia. Se siete in una relazione più o meno indefinita, che non si capisce bene, qui ragazzi sento che si metteranno le cose in chiaro nel prossimo futuro. Diciamo che mi casca l'occhio sulla temperanza e sul 6 di pentacoli, come se doveste costruire un equilibrio lentamente, però in modo solido, dettando delle regole, mettendo dei paletti, cercando comunque di creare la relazione che effettivamente volete. Cioè, se a voi dà fastidio che la vostra persona di interesse si comporti in un certo modo, voi comunicateglielo perché è giusto che la persona lo sappia e abbia la possibilità di cambiare. Poi cambiare atteggiamento o no è decisione dell'altra persona e da lì poi voi vi regolate.
Cioè, se continua a fare quella cosa che vi dà fastidio, fatevi qualche domanda. Va bene. Mm, per chi è in separazione, anche qui ragazzi sento che qualche cosa cambia. Per qualcuno potrebbe essere un incontro in qualche sala d'attesa, un incontro fortuito con questa persona, tipo un... Sì, per caso, che poi il caso non esiste, comunque come se vi scontraste un pochettino con questa persona. ehm, e da lì vi dico, mi hanno fatto vedere un tavolino di un bar con un caffè, quindi potrebbe esserci come un invito, potrebbe esserci come un tentativo di riavvicinamento. Questo ovviamente se voi volete che l'altra persona rientri nella vostra vita, e diversamente direi di no, che si può tranquillamente lasciar stare e mettere delle regole ferree. Per quello che riguarda ragazzi il lavoro. Allora, se siete disoccupati, sento aria di contratto a lungo termine. Fate solo attenzione, controllate magari l'azienda online o cose di questo genere, perché essendoci qui un diavoluccio, qualcuno potrebbe incappare in delle cose non proprio lecite, in dei lavori non proprio leciti, oppure si tratta, diciamo, di un lavoretto più nero che bianco, per capirci. Però comunque non sento tanto la seconda cosa, più la prima. Perché vi dico così? Perché ho carte di contratti, ho carte di ufficializzazioni, quindi secondo me sono proprio lavori regolari, mm, regolarizzati, insomma. E poi soprattutto abbiamo due carte che mi parlano di lavori nel lungo periodo, quindi potrebbero essere già proprio contratti non magari di mese in mese, ma di 6 mesi in 6 mesi. Per qualcuno potrebbe essere necessario doversi spostare più di quello che vi aspettavate o vi aspettate. Per quello che riguarda le persone che sono in un lavoro, devo dire che tutto sommato il consiglio qua è un po' di farvi i fatti vostri, cioè di non render troppo conto agli altri, anzi di non dire neanche troppo agli altri, perché qui abbiamo una carta di difesa. Il giusto, ragazzi, date il giusto fuori e il giusto tenetelo per voi, non fate mai sapere troppo agli altri. Però devo dire che sul lavoro io sento come se ci fosse o la proposta, cioè un andare avanti, una presa di potere personale. Per qualcuno magari si è appena cambiato ruolo con questa morte o si è appena trovato un lavoro magari da poco tempo. E qui vi dicono anche qui, impostate le relazioni come le volete voi. Se non volete che gli altri siano invadenti, non fatevi vedere disponibili. Rimanete sulle vostre, cioè la regina di spade è una regina che con una mano invita a parlare e con l'altra ha la spada per tagliare le teste delle persone che non servono, ok? Quindi da un lato vi accoglie, ma è anche pronta a dare una bastonata. Per quello che riguarda gli autonomi, ragazzi, qui vedo contratti a go-go, potere personale, ma poi contratti, 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 soldi che arrivano, occasioni importanti, nuove collaborazioni, nuove possibilità che si aprono e soprattutto quello che sento di dirvi con queste carte è di fare pubblicità perché è il momento giusto per spingere la vostra azienda, il vostro prodotto, il vostro servizio. Ehm, Parliamo di economia. L'economia va bene, non vedo spese impreviste o cose di questo genere, uscite di denaro impreviste, ma anzi, sento come se qualcuno investisse in potrebbero essere nuove strutture, potrebbero essere nuove tipologie di investimento, potrebbe essere che qualcuno decida di diversificare le sue fonti di investimento. Sento che, diciamo, si gestisce quello che si sa che deve entrare in questo periodo. Ecco. Vi dico, c'è comunque un asso di coppe, un 7 di coppe e un 9 di coppe, quindi ci potrebbero essere effettivamente come
dei doni imprevisti, dei premi o qualche tipo di ingresso imprevisto, però non è grossissimo ed è una tantum, quindi fate affidamento su quello che sapete che regolarmente entra. Per quello che riguarda i progetti, nel caso ne abbiate, sento che sarebbe utile appoggiarvi a qualche specialista del settore. Cercate di avere pazienza perché le cose vanno costruite piano piano. Sento che molti sono all'inizio di questo progetto. Ehm, e invece se siete invece in una fase del progetto già avanzata, sento che noterete, vi renderete conto, valuterete il diversificare anche voi quello che è il progetto. Cioè, non lo so, vi faccio un esempio, avete come progetto di creare uno studio, allargate l'orizzonte, nel senso non create solo uno studio per fare una cosa, ma createlo magari multifunzionale in modo che si possa usare anche come coworking, cose per lo stile, cioè il tipo. E che sì, avete il vostro progetto che è quasi pronto per essere messo in pista, perché c'è comunque un qualche inizio qui nell'aria, ma è come se non vi rendeste conto di qualche cosa e parlarne con un esperto del settore potrebbe effettivamente mettere in equilibrio quei punti, diciamo, deboli che in questo momento il progetto ha e che voi non vedete. Mm. Ehm, per quello che riguarda la famiglia, invece, io ragazzi sento che sarà un buon periodo, sia che sia la vostra, sia che sia quella che è di origine. Sento che sarà un buon periodo, sento che sarà anche qui è come se ci fosse aria nuova. Per qualcuno si tratta di perché comunque c'è un papa, ci potrebbero essere dei ritrovi familiari, delle feste, piuttosto che delle cerimonie. Qui col papa si potrebbe parlare di matrimonio piuttosto che di battesimo o cose per lo stile, insomma, parla di riunioni familiari e ci potrebbe anche essere, vi dirò, una persona, un parente lontano che non vedete da tempo che rivedrete proprio in questo periodo. Quindi, tutto sommato, la sento che va bene. Andiamo a vedere Osho, che cosa vi dice? Giochi politici e integrazione. I giochi politici è un 7 di spade, là avete l'8 di spade e questa è la temperanza. I giochi politici in questa figura fa vedere una persona che si mette una maschera, no? E una serie di serpenti, come se ci fosse qualche cosa di losco. E qui vediamo il diavolo, che parla di ego. Il 7 di spade è una carta che parla di qualcuno che vuole tutto per sé, è una carta di forte avidità. E qui abbiamo l'8 di spade, che è una carta di vittima, è una carta, sono due carte di carenza, di qualcuno che cerca di prendere di qua attenzioni piuttosto che, non lo so, le cure di qualcun altro, e di qui è una carta di avidità materiale. E qui abbiamo integrazione. E non so perché vado avanti nel leggere e ritorno a questo 6 di pentacoli, che è anche una carta che mi parla di equilibrio. Qui ragazzi abbiamo bisogno di mettere in equilibrio quelli che sono i desideri del cuore con quelli che sono i desideri materiali e fare un qualche cosa per, in un certo senso, individuare quello che potrebbe essere l'ego, i pensieri egoici che ci potrebbero fuorviare in questo periodo nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Quando si parla di integrazione, allora in questa raffigurazione mi piace molto, perché abbiamo la carta del Tao, scusate, il simbolo del Tao. Il Tao viene rappresentato con una metà nera con un puntino bianco e l'altra una metà bianca con un puntino nero, nel senso che in tutta quello che è la nostra zona d'ombra c'è sempre un po' di luce che può venire fuori. E in tutto quello che è la nostra zona di luce c'è sempre dell'ombra che può venire fuori, no? Cioè nessuno dei due poli è privo dell'altro polo. Cosa succede? Per essere un rotondo, un cerchio perfetto, le due parti sono uguali.
Quindi si tratta di vedere la nostra zona d'ombra e di metterla in equilibrio con la nostra zona di luce. Anche qui sono due carte di forte equilibrio. Questa potrebbe essere identificata come una carta di equilibrio spirituale o psico-emotivo, mentre questa è una carta che regolarizza la concretezza o il karma. È la legge di compensazione, la giustizia. Tanto mi è stato tolto, tanto mi verrà dato. Qui è quello che vi è stato tolto. Bene, andiamo a vedere. E qui è quello che vi verrà dato. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn per concludere la lettura. Benedetto è colui che ha il cuore traboccante d'amore e di gratitudine, che rende grazia per ogni dono buono e perfetto, che riconosce in me la fonte e il donatore come mio canale, nel quale e attraverso il quale io lavoro. Il modo migliore per portare nella tua vita l'amore e la prosperità è benedire ogni cosa e rendere grazie per ciò che di più ti viene dato, non dando nulla per scontato o pensando di averne diritto. È un po' una lezione di umiltà, mi viene da dire. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Se invece volete andare a vostro ritmo potete abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto comunque temi di metafisica, di metamedicina, faccio un po' un mix di tutto quello che io ho imparato in questi anni di studio, che sono più di 25, per aiutarvi nel vostro percorso di crescita, per velocizzare il vostro percorso di crescita, per ampliare il vostro percorso di crescita, insomma, per aiutarvi. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, sono le playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!